Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu. Avrà forse degli obblighi verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo soltanto dei servi, abbiamo semplicemente fatto quanto dovevamo fare. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Alle mie spalle ho collocato la celebre Deesis che si trova nel monastero di San Salvatore in Cora a Istanbul. Deesis significa preghiera, intercessione. Abbiamo Maria, il Battista, in un atteggiamento di preghiera, di invocazione al Signore. Il brano evangelico di oggi inizia dicendo che gli apostoli hanno detto al Signore: accresci la nostra fede. Ci chiediamo, ma è possibile far crescere la fede? Noi pensiamo, uno o crede o non crede. Allora nella fede non ci dovrebbe essere il più e il meno. Uno crede in Dio oppure non ci crede. Sarebbe vero se la fede si riducesse a dare l'assenso a un pacchetto di verità che ci vengono proposte nel catechismo. Allora uno dice: io credo a tutto quello che in questo catechismo mi viene proposto, ma in realtà credere riguarda sì la mente, ma non solo. È un innamoramento la fede, è un coinvolgimento con una persona alla quale si consegna la propria vita. È esattamente, e questa è l'immagine biblica, quello che accade fra l'innamorato e la sua ragazza, la donna che lui ama, la donna della sua vita. Cosa significa quando la sposa o la ragazza dice: io credo nel mio ragazzo, credo in mio marito? Non vuol dire che crede che esista, come tante volte qualcuno pensa: io credo in Dio, vuol dire credo che esiste. No, non è questo, la fede sì esiste, ma quando la sposa dice io credo in mio marito, o la ragazza dice io credo nel mio innamorato, vuol dire io mi gioco la vita con questa persona. E se la fede è un innamoramento, noi capiamo anche che può crescere o diminuire. Per quale ragione? Lo sappiamo. Nei rapporti di coppia ci sono momenti in cui c'è il pieno coinvolgimento e poi magari subentra la routine, la monotonia, la stanchezza in questo rapporto, e allora c'è il rischio che il reciproco amore, la reciproca fiducia vada sminuendo. Ecco, lo stesso accade con la fede. L'esperienza di una fede incerta, vacillante, viene fatta ogni giorno da ognuno di noi. Anche noi crediamo in Gesù, crediamo nella sua parola, nella sua proposta di vita, ma ci crediamo fino a quando non ci chiede troppo, fino a un certo punto. Dal contesto si intuisce anche la ragione per cui i discepoli rivolgono al Signore questa supplica. Gesù ha proposto un cammino difficile, ha proposto
di entrare dalla porta stretta, ha chiesto addirittura di odiare il padre e la madre, odiare nel senso di non anteporre l'amicizia, il rapporto con i genitori alla sua proposta di vita. Chi si innamora lascia il padre e la madre. Ha proposto la rinuncia a tutti i propri beni e poi, proprio nei versetti che precedono il brano di questa domenica, c'è la richiesta del perdono senza limiti, senza condizioni, e davanti a simili richieste è comprensibile che i discepoli si sentano mancare le forze. Seguire le richieste, le proposte di vita che Gesù fa è molto impegnativo e la tentazione è quella di rimettere in causa la scelta, di tirarsi indietro. Quando l'innamorato dice alla ragazza: tu vuoi costruire la tua vita insieme con me, ma guarda che io ho dei progetti grandissimi, occorreranno grandi sacrifici, ci dovremo spostare per il mondo. Ecco, la ragazza può dire: non me la sento, mi stai chiedendo troppo. Ed è esattamente quello che Gesù chiede. Allora, fede vuol dire accetto o non accetto. Ecco, accetto qualcosa, perché accettare proprio tutto è molto rischioso, ci chiede davvero delle rinunce molto grandi. Lo ricordiamo come dopo il discorso che Gesù fa a Cafarnao nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, molti dicono: questo linguaggio è duro, non lo si può seguire, e si allontanano. È il momento in cui Gesù dice ai discepoli: volete andarvene anche voi? E Pietro risponderà: da chi andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna. Vediamo la risposta di Gesù a questa richiesta, quindi, di aumentare la fede. Non risponde perché non è lui che aumenta la fede. Lui offre il suo amore e sta all'uomo accogliere questa proposta di amore. Lui fa la sua proposta di vita. Se tu la accogli, costruisci una vita autentica, sarai felice insieme con lui. La preghiera ti mette nella condizione di ricevere il suo dono. E Gesù, invece di rispondere: ve l'aumento io la mia fede, non è lui che aumenta la nostra fede. La fede è la risposta che noi diamo al suo immenso amore, questo è il suo dono. Gesù continua facendo riflettere invece sui risultati che dà l'adesione a lui. Più l'adesione alla sua proposta di vita è coinvolgente ed è totale, più i miracoli saranno straordinari e grandi. E adopera dei paradossi. Dice: se ne aveste di fede tanto come un granellino di senape, cioè se voi aderiste alla mia proposta di vita anche solo un pochettino, accadrebbero degli eventi straordinari. Potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti in mare. Matteo e Marco dicono: se voi diceste a questa montagna spostati e vai a finire nel mare. Si tratta di paradossi, ma il significato è molto importante. Basta un pochettino di fede, un pochettino di adesione al Vangelo, succederebbero degli eventi straordinari nel mondo, nella nostra vita, nelle nostre famiglie, ma bisogna fidarsi però. Vediamo l'esempio che lui dà, è quello del gelso o del sicomoro, non si sa bene che pianta fosse, suppongo che fosse il sicomoro, perché di gelsi non so se ce n'erano in quel tempo in Israele, non ne ho idea, ma supponiamo che sia proprio il sicomoro. E allora Gesù allude a una pianta che ha delle radici molto profonde e molto forti, radici che resistono anche per 600 anni e sono molto difficili da estirpare. Gesù dice: se ne aveste fede come un granellino, succederebbe che voi tirate fuori questa pianta che non si riesce a sradicare, potreste dirgli di andarsi a piantare là nel mare. Ecco, chi ha mai fatto questi miracoli? Nessuno, neanche la Madonna, nessun santo ha mai spostato una montagna.
Ma il significato dell'immagine di Gesù è chiarissima. L'adesione alla proposta che lui fa, l'adesione al suo Vangelo è capace di realizzare anche l'impossibile, come sradicare un sicomoro e far crescere un gelso nel mare. Vediamo un pochettino degli eventi che per noi sono impossibili, irrealizzabili. Eppure l'adesione al Vangelo anche poco riuscirebbe a produrli. Vediamone qualcuno. Per esempio, la pace nel mondo, la fratellanza fra tutti i popoli, quelli che stanno litigando, facendosi delle guerre. Pensiamo a quante guerre ci sono nel mondo, sono più di 100. Improvvisamente, se questa pace si realizzasse, sarebbe un grande prodigio. Di fronte a questo evento, che cosa diciamo noi? Impossibile. Bene. E per questo, siccome è impossibile, non cominciamo neanche a costruirla. Ci dice Gesù, basterebbe un poco di adesione al Vangelo e questo prodigio accadrebbe. Oppure la vittoria sulla fame, sulla povertà nel mondo, lo sappiamo, le situazioni disumane che ancora oggi esistono. Scomparisse la fame per tutti i popoli, ci fosse una vita dignitosa per tutti, bella. Cosa diciamo noi? Non accadrà mai. È impossibile, ci dice Gesù, se voi accoglieste anche solo un pochettino il mio Vangelo, questo accadrebbe. Oppure il mondo in cui i beni vengono gestiti da amministratori, non da padroni, cioè sapendo che appartengono ai destinatari. Dio li ha collocati nelle nostre mani per essere poi consegnati ai poveri, ai bisognosi. Quindi la gestione dei beni secondo il progetto di Dio. Nessuno li trattiene, tutti li consegnano ai propri fratelli per amore. Che mondo sarebbe questo? Impossibile, rispondiamo noi, non accadrà mai, è impossibile. Altro che un gelso da essere sradicato e piantato nel mare. Gesù ci dice, voi aderiste anche solo un po' alla proposta del Vangelo, questo accadrebbe. Faccio ancora un esempio, inimicizie, odi, rancori familiari, che hanno radici tanto profonde che non possono essere strappate. Che torni l'accordo, in certe famiglie magari che per dividersi un'eredità che già non è divisa da 30, 40, 50 anni o anche più. Si può ristabilire un accordo, tornare ad amarsi in questa famiglia? Noi diciamo impossibile. E Gesù ci dice basterebbe una piccola adesione alla proposta di vita che io faccio e questo prodigio accadrebbe. Gesù non dice che lui aumenta la fede, noi glielo chiediamo. La preghiera ci mette nella disposizione di accogliere il suo Vangelo e quando noi accogliamo anche solo poco il suo Vangelo, tutti questi prodigi accadono. Continua con una parabola che a prima vista non sembra che c'entri molto con quello che Gesù sta dicendo, ma poi ci accorgeremo alla fine come è collocata nel punto giusto. Dice, chi di voi ha un servo ad arare o a pascolare il gregge e gli dirà quando rientra dal campo vieni, mettiti a tavola. La parabola lascia un po' di amarezza e di delusione. Perché? Perché racconta di un povero bracciante che ha lavorato duro tutta la giornata, ha il volto bruciato dal sole, sudato, torna a casa e il padrone, invece di complimentarsi con lui e dirgli siediti, mangia un boccone, ma che bello, hai lavorato tanto, e magari lui lo serve, dice prendi, gli offre un bicchiere di vino, un pane, un po' di olive, poi si complimenta per ciò che ha fatto. No, gli dice adesso mettiti a servirmi, stringiti i fianchi e poi dopo che avrò mangiato io mangerai anche tu. E ho messo alle mie spalle un affresco
su una parete di Pompei, che è molto significativo. Vedete il servetto che pulisce le scarpe al suo padrone. Quindi dopo aver lavorato, voi dovete continuare ad essere dei servi. Beh, questa parabola davvero ci disturba. Ci saremmo aspettati un comportamento diverso, e siccome poi il padrone rappresenta Dio e i servi siamo noi, non è bello, perché sembra che al termine della nostra vita dovremo continuare poi a servire Lui. E ci sorprende anche perché in un'altra parabola Gesù dice, e parla in un modo completamente diverso, dice: beati quei servi che il padrone ritornando, quei servi che stanno lavorando, stanno servendo i poveri. E poi arriva il padrone, beati loro, perché lui, il padrone, si cingerà le vesti, li farà sedere a tavola e passerà a servirli. È una scena davvero commovente. Come mai qui invece Gesù continua dicendo: avrà forse degli obblighi verso quel servo, il padrone, perché? Perché quel servo ha eseguito degli ordini. L'immagine è molto cruda e ci può stupire, è presa dal mondo in cui Gesù vive, il mondo che voi vedete anche riprodotto in quell'immagine di pompeiana alle mie spalle, in cui era normale che i padroni si comportassero così nei confronti dei loro servi. Che cosa ci vuol dire Gesù con questa parabola molto cruda? Mettiamola nel contesto proprio della fede. Accogliere la sua proposta. Ci dice Gesù: per chi non avesse capito i prodigi che compie la fede, ne abbiamo elencati alcuni negli esempi che ho presentato. Per chi non avesse capito, gli presento un prodigio che avviene quando uno accoglie il Vangelo. Qual è questo prodigio? Il miracolo più grande che il Vangelo produce è che il discepolo prende coscienza della bellezza, della gioia di rimanere sempre servo. Non è che al termine della giornata uno diventa padrone. Chi accoglie il Vangelo rimane servo sempre. Per quale ragione? Perché Dio non è padrone, Dio è servo dell'uomo. Quando è venuto a farsi vedere da noi Dio, siccome noi ci eravamo fatti delle idee sul suo conto, lui ci era rimasto molto male perché non era lui, gli avevamo messo delle maschere sul suo volto, è venuto a farsi vedere, e quando si è fatto vedere, non si è fatto vedere come un padrone, come un servo. E non è che poi nell'altro mondo Dio cambia, rimane servo, perché chiunque ama è sempre servo della persona amata. Ecco cosa ci vuole insegnare Gesù in questa parabola. Anche voi, dopo che avete fatto tutto quello che vi è stato chiesto, ricordatevi, voi siete sempre servi. La gioia di servire è la gioia di amare di Dio. Buona domenica a tutti.